Ciao a tutti carissimi utenti e ancora rinnovo i miei auguri per un nuovo e sereno anno. Allora, oggi video un pochettino diverso. Oggi si tratterà sempre ovviamente di informatica, di computer, in questo caso di computer desktop, quindi PC fisso, ancora meglio di All-in-One, perché oggi faremo una video recensione dell'All-in-One della marca, insomma marcato Acer, il modello è il C271655. Quindi oggi faremo proprio questa video recensione per chi insomma vuole acquistare un nuovo computer, in questo caso un nuovo all-in-one, quindi diremo insomma le parti buone, insomma sufficienti, che siano buone, che siano ottime di questo all-in-one, e ovviamente daremo anche la parte quella fra virgolette un pochettino negativa, quindi i punti che non sono tanto di forza di questo all-in-one. Intanto prima di recensire questo prodotto ricordiamo sempre, perché già ne abbiamo parlato in uno dei primissimi video, differenza fra computer fisso e all-in-one oppure il notebook. Ovviamente per via di cose il notebook viene completamente lasciato fuori perché è il classico portatilino, il PC all-in-one ovviamente è un computer che rientra fra quelli fissi, perché prende nel monitor c'è incluso tutto il case del nostro computer, quindi a differenza del notebook, ovviamente non lo possiamo portare con sé, un all-in-one, fra virgolette, non dico che non può essere portato con noi, però il fatto è che sono stati proprio studiati e costruiti per rimanere sempre in ufficio fissi, perché comunque sarebbe trasportare un monitor appresso, quindi non potremmo camminare con questo monitor con noi. Questo perché ancora non sapesse o magari non si ricorda che cos'è un all-in-one e vuole acquistare, soprattutto perché ha poco spazio oppure non vuole magari tanti fili con sé, magari vuole mettere soltanto un monitor sopra la scrivania, l'all-in-one fa per voi. Quindi già se dovete acquistare un nuovo computer e avete tutte queste esigenze, insomma acquistate l'all-in-one perché è davvero davvero bello. Quindi sto dicendo che oggi prenderemo in considerazione e faremo questa video recensione con commenti positivi e negativi di questo Acer, un C27. Già la stessa parola lo dice, C27 è un modello da 27 pollici. Lo stesso modello ci sarà da 24 pollici, ovviamente verrà chiamato C24, anche se è un 1655, 1650, poi quelli sono i modelli che sono usciti di anno in anno, ovviamente cambieranno di codice più avanti si va con gli anni. Questo modello in particolare che stiamo vedendo anche scorrere nelle immagini è un modello con un CPU i5, ovviamente di 11ª generazione, quindi un computer molto molto veloce, molto fresco, molto moderno, in più ha 8 GB di RAM in DDR4. Altro che dire di queste caratteristiche tecniche, ovviamente l'SSD non c'ha ovviamente un hard disk meccanico, ormai tutti i computer che andiamo acquistando vanno perdendo proprio l'hard disk meccanico, perché abbiamo visto che è sì duraturo nel tempo ma è lento, quindi ovviamente già i computer di oggi escono quasi tutti ovviamente con l'SSD, quindi il solid SSD, rendendo il computer ovviamente già a prestazioni insomma abbastanza elevate. Questo computer insomma come punti positivi cosa c'ha? Ovviamente diciamo il pannello è davvero buono, ha dei buoni colori, una buona luminosità, addirittura molte volte io in fase di test, questo computer già è stato testato per più di un anno, in fase di test addirittura cerco anche di abbassare la luminosità perché è davvero davvero molto luminoso, insomma per chi ha problemi insomma di avere un computer abbastanza luminoso, è un buon computer perché effettivamente il pannello si vede davvero davvero bene. Non è un pannello 4K ovviamente perché il prezzo salirebbe molto, è un pannello però Full HD, quindi un 1080 ed è davvero, si vede bene. Il computer poi come altre cose positive cosa c'ha? Che è veramente slim il computer, non è per nulla grosso, diciamo è proprio piccolino spesso, quindi a livello di qualche centimetro è davvero davvero fatto bene, soprattutto nella parte iniziale, nella parte finale, quindi bassa per via di cose, perché là ovviamente ci saranno i nostri SSD, ci sarà la scheda madre, insomma ci saranno tutti quelle parti hardware, è un pochettino più spesso, ma ci sta, è normale, se non è un centimetro sarà 2,5 giù di lì, insomma, quindi effettivamente è come se voi state lavorando su una TV, insomma, di ultima generazione, di quella LED, quindi veramente, veramente fino, piglia poco spazio, anche se proprio mancando di cornice, proprio si vede soltanto il pannello da 27 pollici. Questo fa
recuperare molto spazio. Quindi una cosa proprio che mi piace degli Acer è che evitano questa cornice che magari si può trovare in altre marche di altre all-in-one, in modo che addirittura sembra anche più piccolino di un 27, però abbiamo un 27 di pollici in obliquo. Quindi veramente veramente fatto bene questo discorso di farlo senza cornice. Dopodiché, come altri punti, ovviamente questo tipo di computer con questo settaggio che è su per giù come prezzo siamo intorno ai 1200-1300, insomma, credo che magari può essere pure che si trova qualche offerta a qualche cosa meno. Il computer ovviamente è veloce con questi settaggi, quindi se voi andate a prendere un computer fra virgolette medio alto, quindi con le classiche caratteristiche anche che consiglio sempre io nei computer, quindi un i5 con 500 di SSD con 8 GB di RAM, questo è quello più diciamo normale che si vada ad acquistare, e poi normale non è perché già sono computer di fascia medio alta. È un computer, oserei dire, velocissimo, quindi potete fare tutto quello che volete. Diciamo che molte volte io sono riuscito anche a giocare in fase di test con dei giochi, oserei dire, anche di ultima generazione, anche se il computer non ha una scheda video dedicata, quindi ha una scheda video sua standard, senza andare a passare per una scheda video che potrebbe essere un'Nvidia GeForce o una T-Radeon stessa, quindi ha quella sua normale, una classica Intel in HD, che però permette di giocare almeno con molti giochi di ultima generazione. Devo dire che non ha fatto nessun tipo di non ha avuto nessuna esitazione, insomma il gioco ne si è bloccato abbastanza fluido, giochi provati anche pesanti, perché l'aiuto anche della RAM con 8 giga, diciamo che non ha sofferto di nulla. Certo è che se dobbiamo andare a installare un gioco veramente che abbia chissà quale grafica, c'è il dubbio se riesce a spingere, perché comunque non è stato testato un gioco molto pesante, però diciamo giochi di ultima generazione sì, sono stati testati, però non di quelli eccessivamente pesanti, per esempio come il Flight Simulator, che magari dove occorre molta più grafica perché è molto dettagliato come gioco. Quindi presumo insomma che lì magari il computer possa perdere quel peletto in più, perché è normale che si tendono a vendere computer in quel caso per quei tipi di giochi molto dettagliati, computer con schede video, abbiamo detto schede video che sono o AT-Radeon o Nvidia GeForce, sempre di ultima generazione. Quindi in questo caso, quindi il computer, abbiamo detto punti positivi veramente bellissimi, abbiamo detto pannello veramente da 27 pollici luminoso, si vede bene, il computer è molto slim e con le caratteristiche che abbiamo visto il computer va davvero veloce, quindi voi acquistate casomai un computer che è davvero buono in questo senso. Ora invece andiamo ai punti secondo me negativi, insomma, che ho visto testandolo per questo annetto. Allora, quali sono i punti negativi? Punti negativi che ho trovato, ce ne sono, insomma, non chissà, non tanti, però qualche punto negativo c'è, devo dire che mi aspettavo anche qualche punto negativo meno, diciamo, rispetto a quelli che ho riscontrato. Per esempio, sia nei notebook sia negli all-in-one che hanno poco spazio, le webcam, dico, non sono mai state ottime, tranne se si va a comprare veramente un computer di fascia altissima. Però hanno sofferto tutti di webcam, questo computer per esempio soffre di webcam, quindi se a voi interessa utilizzare la webcam, quella standard di questo computer, ahimè non è chissà che cosa, perché ovviamente non va in Full HD, è una webcam che ha scarsi colori, e quindi per chi deve fare veramente lavoro con la webcam, ovviamente non dico di non acquistare questo computer, perché anche in un fisso non troviamo la webcam, però vi dico di andare a acquistare una webcam a parte, perché la webcam è quella di default e sinceramente non è adatta per lavorare bene con la webcam stessa. Altro punto negativo che hanno, ovviamente, abbiamo detto, tutti questi computer che soffrono di spazio, quindi come notebook e come all-in-one, è purtroppo l'audio. Però se già i notebook ci hanno abituato ad avere un'audio veramente bassa, in questo caso abbiamo due difetti, quindi se ne aggiunge un altro. Sia l'audio che, ora non so se questo modello, magari proprio che difetto, magari saranno tutta questa serie di all-in-one che purtroppo ha questo difetto dell'Acer, che oltre a sentirsi veramente basse, non si ci può fare purtroppo nulla, perché mi ho detto che lo spazio è quello che è, purtroppo ne risentono di alcuni componenti, essendo che non si possono montare degli altoparlanti davvero grossi, come su un fisso, già che là sono esterni, però c'è qualche fisso che monta anche la cassa all'interno del case. Questo altoparlante di questo all-in-one di Acer C27 si sente davvero basso.
quindi se avete quella voglia di sentire, dico, se dovete sentire musica di sottofondo va benissimo. Se invece volete sentire quella musica un pochettino più altina, magari proprio per passarvi quei 10 minuti a ascoltare musica, allora là già non va bene perché si sente basso, quindi là avete bisogno di collegare a un altoparlante Bluetooth o proprio un impianto magari 2.1 minimo con dei cavetti USB, ritrovandovi questi cavetti sempre nel mezzo della scrivania. In più il difetto che in aggiunta ho trovato è che l'audio ogni tanto gracchia, quindi si sente proprio quel fastidioso fruscio, insomma, continuo, quel friggere, ecco, proprio quel friggere, passatemi il termine, è come se stesse friggendo qualche cosa all'interno del nostro computer, che devo dire è molto fastidioso, soprattutto per chi fa praticamente video e che crea video, quindi tutti i creator che hanno bisogno di, o tutti quelli che proprio lavorano con l'audio, quindi montaggio video, tutti quelli che lavorano con l'audio, effettivamente lavorare con questo rumore, questo friggere di sottofondo è davvero davvero fastidioso. Devo dire che i primi tempi io ho testato questo computer la prima volta che ho girato un video con questo computer, sono stato più credo di 2 ore perché pensavo che era proprio un problema invece della camera, quindi cercavo in tutti i modi di risolvere questo problema dell'audio, senza poi andare a capire che poteva essere insomma un problema proprio di computer, però dato che il computer era nuovissimo in fase di test, pensavo proprio che non potesse essere quello, invece ahimè fu quello, perché me ne sono poi accorto passando questo video che lì faceva tutto questo rumore su un altro dispositivo e lì non si sentiva niente, quindi fra virgolette mi ha fatto davvero perdere questo difetto parecchio tempo per girare soltanto un video. Quindi purtroppo audio voto completamente insufficiente come lo è la webcam. Altro punto diciamo che ho trovato non sufficiente, che diciamo che poteva ecco, andare meglio, è il fatto del piedino di questo all-in-one. Il piedino purtroppo è fisso, quindi dobbiamo aiutarci casomai con una sedia che si possa insomma sollevare, quelle insomma sedie con i classici 5 razze, 6 razze, le classiche 6 razze che si possono alzare a gas, quindi dobbiamo aiutarci con una sedia d'ufficio, prettamente d'ufficio, per noi regolarci in base magari all'altezza del nostro monitor, perché il monitor purtroppo viene messo nel pedino che è fisso, quindi non possiamo avere la possibilità come altri all-in-one, spero che Acelo poi in futuro si comporterà come altri all-in-one, che invece dietro si possono abbassare e regolare in base alla nostra altezza, quindi per vedere meglio il monitor o per inquadrarsi meglio nella webcam, perché non è detto che tutti abbiamo la stessa altezza. Quindi questo è un altro punto che ho trovato insomma non sufficiente, ecco. Un altro punto che ho trovato sempre in fase di test, e qui oserei dire che i test nei computer devono essere fatti per molto tempo, non si può recensire un prodotto per averlo testato per una settimana, perché poi molti difetti si possono presentare a lungo raggio. Devo dire che questo difetto che si è presentato non si sa sempre se riguarda questo tipo di modello oppure insomma in generale questo difetto che fa, è un difetto anche curioso. Praticamente se noi andiamo a collegare il computer in una presa elettrica principale della casa, quindi senza, per intenderci, nessun tipo di ciabatta o hub di rete, di luce elettrica, il computer ovviamente si accende immediatamente, noi è spento, lo accendiamo col bottone, il computer parte immediatamente. Se invece noi abbiamo l'esigenza di andare a staccare a fine giornata il nostro computer, quindi praticamente ammettiamo che lo attacchiamo in una ciabatta di corrente, stacchiamo questa ciabatta, l'indomani incominciamo la nostra giornata lavorativa, accendiamo la ciabatta e facciamo partire il nostro computer, il computer molte volte non si accende. Questo molte volte, dico proprio molte volte perché vi posso dire che su 10 volte il computer almeno 7 volte non parte e creando una noia impressionante, anche perché uno quando accende il computer insomma lo vuole già subito pronto, dipende da quello che deve andare a fare magari con gli orari stretti che si ritrova. Quindi il computer, ripeto, che se lo collegate alla ciabatta e spegnete la ciabatta e poi accendete il computer, accendendo la ciabatta, il computer spesso e volentieri non accende completamente,
Per farlo accendere, ahimè, bisogna nemmeno staccare la ciabatta, riaccenderla, staccare i fili perché non succede niente, dobbiamo staccare dietro il connettore presente dell'alimentazione del nostro Acer, attendere quei 3 secondi, riattaccarlo, reinserirlo e lì il computer poi partirà. Ma partirà come? Partirà davvero con una lentezza impressionante, perché è come per esempio se va a fare un reset in generale. Quindi questo è un difetto davvero, secondo me, è quello più importante che almeno ho riscontrato io in questo all-in-one, però non sapendo se è proprio questo all-in-one che difetta, però siccome io sto facendo la recensione di questo modello di all-in-one, devo dirvi insomma nell'arco dell'anno quali sono stati tutti i difetti che ho riscontrato. Magari altri modelli non l'avranno o questo modello stesso su un computer stampato magari più di recente magari non avrà più, però sono questi difetti ovviamente che ho trovato e ve li devo elencare per chi ha in mente o sta guardando giusto questo modello di all-in-one di Acer C27, vi ricordo il 1655. Peraltro insomma il computer si comporta davvero bene, quindi quando vi partirà basta che lo collegate alla rete direttamente senza ciabattine e cose varie, vi partirà, è velocissimo, spedito, si vede benissimo, le porte USB dietro sono 4, sono davvero veloci, abbiamo ovviamente una LAN, quindi un RG per la LAN, per la connessione ad internet, al wifi, al bluetooth, ha veramente tutte cose, ha il jack dell'audio, il jack del microfono, ha tutte cose. La webcam vi ricordo che anche se si vede in maniera non sufficiente ha lo sportellino per la privacy, quindi per evitare insomma che parta in automatico la webcam per errore, potete chiudere questo sportellino in modo che se dovesse partirvi la webcam per errore, per la privacy, non si inquadra nessuna persona che sta davanti al PC. Quindi che dire, il computer fra virgolette diciamo come voto, paragonando la qualità e il prezzo, diciamo che magari 1.300 non li andrà a spendere su questo computer, però se magari potete trovare intorno ai 900 euro c'è da farci un pensierino perché comunque il computer è davvero veloce. Nella scatola cosa troviamo all'interno? Ovviamente il suo alimentatore, in più Acer fornisce, dico se stiamo comprando un all-in-one significa che per via di cose noi vogliamo meno cavetti in giro, proprio perché magari l'all-in-one lo comprano tutte quelle persone che vogliono togliersi già una torre fissa perché magari hanno troppi fili. Quindi in questo caso avrei preferito che Acer magari mi faceva pagare quelle 40, quelle 50 euro in più, magari nel prezzo finale, però mi dava insomma una tastiera Bluetooth, Wi-Fi, sia il mouse, quindi una combo sia tastiera e mouse, quindi Wi-Fi senza filo. Invece nel pacco troverete all'interno la classica tastiera, oserei dire anche buona, però sempre con il filo USB, quindi tastiera sia col cavo USB, mouse sia col cavo USB, che già prendono 2 posti dietro. Vi ho detto che all-in-one per motivi di spazio ovviamente non possono avere tutte queste porte USB, quindi già se noi da 4 ne andiamo a togliere 2 sia per la tastiera sia per il mouse ne rimangono altre 2, quindi già potreste insomma trovarmi in carenza di porte USB, quindi avrei preferito spendere qualche cosetta in più perché alla fine su 1000 rotti euro 40 euro non sono niente, e però trovarmi dentro almeno delle tastiere Wi-Fi Bluetooth. Quindi questo è tutto, insomma spero di essere stato d'aiuto a tutti quelli che vogliono acquistare in questo momento un all-in-one e di preciso magari già da settimane stavano cercando qualche recensione su questo modello. Spero di essere stato d'aiuto e ci vediamo al prossimo video o video recensione. Ciao a tutti!